bentornati! In questo video andremo a trattare una ferita molto diffusa, che è quella del tradimento e la sua corrispondente maschera. Vi invito a seguirmi all'interno del video per vedere se soffrite di questo tipo di ferita o se qualcuno a voi caro ne soffre. Grazie! Sono molti i modi per tradire se stessi o gli altri e una volta che la fiducia è distrutta si può soffrire per il tradimento. Questa ferita si risveglia tra i 2 e i 4 anni nel momento in cui si sviluppa l'energia sessuale, generando così il famoso complesso di Edipo. È una ferita che viene vissuta con il genitore del sesso opposto. L'anima che vuole risolvere questo tipo di ferita attirerà a sé un genitore con cui ci sarà un grande legame d'amore e una grande attrazione reciproca e quindi un forte complesso di Edipo. Secondo la teoria di Sigmund Freud, tutti viviamo questo complesso, ma a gradi diversi. Ogni bambino, in particolare tra i 2 e i 6 anni, si innamora del genitore del sesso opposto o della persona che svolge il suo ruolo, a causa del risveglio dell'energia sessuale. Il bambino comincia allora a prendere contatto con questa forza vitale che rappresenta la sua capacità creativa. Per quanto sia naturale che il piccolo sia dalla nascita sia empatico con la madre e che abbia un gran bisogno delle sue attenzioni e delle sue cure, allo stesso tempo la madre ha comunque bisogno di occuparsi anche d'altro, compresi gli altri membri della famiglia. Se la madre soddisfa tutti i capricci del piccolo, trasformandosi quasi in una schiava, il bambino incomincia a credere di potersi sostituire al padre ed essere in grado di rendere felice la madre meglio del padre stesso. In un caso di questo genere, secondo Freud, il bambino non riuscirà a riconoscere che il padre è stato essenziale per crearlo. Anche se non è presente, la mamma deve far sentire al bambino che questo padre esiste e che è importante quanto lei. Non appena il bambino incomincia a rendersi conto che c'è stata un'unione tra i due sessi per concepirlo, sviluppa interesse per il sesso opposto. Sviluppa un desiderio inconscio di mettere al mondo un altro bambino, con il genitore dell'altro sesso. Contemporaneamente si sviluppa il suo potere creativo. Questo spiega il comportamento delle bambine che cercano di sedurre il padre, mentre i maschietti cercano di sedurre la madre. Fanno il possibile per ottenere l'affetto del genitore del sesso opposto. Cercheranno anche di proteggerli, anche se sono delusi perché non ricevono l'attenzione desiderata. Quando il genitore dello stesso sesso del bambino ferisce il genitore di sesso opposto, per i piccoli è un momento molto difficile. Purtroppo quasi sempre il complesso di Edipo è vissuto male perché la madre è troppo possessiva nei riguardi del figlio e il padre troppo possessivo nei riguardi della figlia. Le persone che soffrono il tradimento non hanno risolto il complesso di Edipo da giovani. Significa che il loro attaccamento per il genitore di sesso opposto è davvero eccessivo, il che intacca più avanti le relazioni affettive e sessuali, paragonando continuamente il loro compagno con il genitore del sesso opposto o ponendo troppe aspettative nei confronti del loro partner per colmare tutto il poco ricevuto dal genitore del sesso opposto. L'anima che si incarna allo scopo di risolvere la ferita del tradimento sceglie per sé dei genitori che si servono della seduzione del figlio e che sono persone incentrate principalmente su loro stesse. Il bambino si sente tradito dal genitore di sesso opposto ogni volta che questi non mantiene una promessa, ogni volta che tradisce la sua fiducia. Quando il bambino sente che il genitore del suo stesso sesso si sente tradito dall'altro genitore, egli percepisce quel tradimento come se stesse accadendo a lui stesso.
Quando il bambino incomincia a vivere esperienze di tradimento, si crea la maschera del controllore. Mentre il masochista tiene le cose sotto controllo per non provare vergogna o perché altri non si vergognino di lui, il controllore lo fa per accertarsi di mantenere i propri impegni, per essere fedele e responsabile o per assicurarsi che siano gli altri a mantenere con lui i loro impegni. Il controllore si crea un corpo forte e possente che sembra dire: potete fidarvi di me. Un uomo controllore ha le spalle larghe più delle anche. Quando al primo colpo d'occhio emana più forza nella parte alta del corpo, vuol dire che quest'uomo probabilmente soffre di tradimento. Se poi l'uomo ha delle belle spalle larghe, dei bicipiti sviluppati, è impettito e indossa una maglietta aderente che mette in risalto i muscoli, sai che la sua ferita di tradimento sarà molto più profonda. Quando la ferita da tradimento avviene attraverso il genitore dello stesso sesso, può accadere che l'uomo avrà anche le cosce più larghe delle spalle e la donna avrà un corpo maschile, ossia con spalle larghe e cosce più strette. Nell'insieme, le persone che indossano la maschera del controllore prendono il loro posto e sono molto fisiche e robuste. Le persone di questo genere non sembreranno mai grasse viste di schiena, ma viste frontalmente uomini e donne potrebbero avere la pancia. È il loro modo di mostrare la forza con il ventre prominente, che afferma sono capace. In Oriente questa forza viene chiamata la forza di Ara o la forza del Dantien. Tutte queste cose le andremo poi a vedere quando studiamo la medicina tradizionale cinese. Lo sguardo dei controllori è intenso e seducente. Quando guardano una persona hanno il dono di farla sentire speciale ed importante. Colgono tutto in un colpo d'occhio, l'intensità dello sguardo gli aiuta a vedere con un'unica occhiata tutto ciò che accade intorno a loro. Il controllore usa molto gli occhi per guardare l'altro a distanza quando è sulla difensiva, oppure per fissare e scrutare l'altro in modo da intimidirlo. Dal momento che hanno difficoltà ad accettare una qualsiasi forma di tradimento che provenga da loro stessi e dagli altri, fanno tutto quello che possono per diventare persone responsabili, forti, speciali ed importanti. Il controllore in tal modo soddisfa il proprio ego, che non vuole vedere e ammettere quante volte egli stesso tradisce se stesso o gli altri. Vi ricordo tutti i video che abbiamo messo qua in Holistic Seed riguardo al gioco dell'ego. Ricordati che ogni nostra ferita è presente per rammentarci che se gli altri ci fanno soffrire è perché anche noi lo facciamo nei loro confronti e nei confronti di noi stessi. Questo non può essere né compreso né accettato dall'ego. Se ti riconosci nella maschera del controllore e percepisci un certo fastidio nell'ascoltare queste parole, ti ricordo che è il tuo ego che oppone resistenza e non è davvero il tuo cuore. Fra le maschere relative alle 5 ferite è quella del controllore a nutrire le maggiori aspettative nei confronti degli altri, perché desidera poter prevedere tutto in modo da tenere tutte le cose sotto controllo. Come ho spiegato nel video della ferita d'abbandono, il dipendente nutre molte aspettative nei confronti degli altri, ma sono più legate alla sua necessità di aiuto e sostegno. Le aspettative invece del controllore hanno il fine di verificare se gli altri fanno quello che devono fare e se egli può fidarsi di loro. Il controllore ha una forte personalità, sostiene con veemenza tutto ciò in cui crede e si aspetta che gli altri aderiscano alle sue credenze. Facilmente si forma un'opinione sulle altre persone e su una data situazione ed è convinto di aver ragione. La sua opinione è come un verdetto e vuole a ogni costo convincere gli altri. Il controllore fa del suo meglio per non mettersi in situazioni di confronto in cui perderebbe controllo. Quando si trova con una persona che ritiene più rapida e forte, si ritirerà per paura di non riuscire a tenergli testa. Il controllore è rapido nell'azione, comprende o vuole comprendere rapidamente
e ha difficoltà quando la gente impiega troppo tempo a spiegare o raccontare qualcosa. Interrompe spesso gli altri e risponde prima che il suo interlocutore abbia finito. Tuttavia non accetta che gli altri non lo lasciino terminare il discorso. Ha molti talenti e passa rapidamente all'azione. Ha quindi poca pazienza con le persone più lente. Quando le cose non sono abbastanza veloci e soprattutto quando qualcosa di imprevisto lo disturba, entra nella collera. Finire per primo è ancora più importante di far bene le cose che fa. Arriverà addirittura a reinventare le regole del gioco perché tutto sia a suo vantaggio. Quando le cose non vanno secondo le sue aspettative, è facile che diventi aggressivo, anche se non si vede come una persona aggressiva. Egli si percepisce piuttosto come una persona che afferma se stessa, forte di carattere, che non si lascia mettere i piedi in testa. Il controllore, fra le 5 tipologie caratteriali, è quella che presenta i maggiori sbalzi d'umore. Sembra colmo d'amore e di attenzioni e il minuto seguente può entrare in collera per nulla. Il controllore dovrà dunque sviluppare la pazienza e la tolleranza, soprattutto quando si presentano in situazioni che gli impediscono di lavorare o di fare qualsiasi cosa a modo suo e secondo le sue aspettative. Ha una mente molto attiva. Più è grave la sua ferita, più cerca di tenere tutto sotto controllo per evitare di soffrire ancora per il tradimento e più si arrovella per cercare di prevedere il futuro. Il guaio maggiore di questo atteggiamento è che vuole che tutto accada precisamente come ha previsto ed è colmo di aspettative nei confronti del futuro. Questo gli impedisce anche di vivere bene il presente. Sembra avere orecchie e occhi tutto intorno al capo per verificare che cosa fanno gli altri e accertarsi che facciano proprio quello che suppone si debba fare. È più esigente nei confronti degli altri che nei suoi confronti, ma si fida più delle persone del suo stesso sesso e verifica e controlla maggiormente quelle di sesso opposto. Il controllore, già che si considera un gran lavoratore, è una persona molto responsabile e ha difficoltà nei confronti della pigrizia. A suo avviso una persona può concedersi di oziare solo una volta eseguiti tutti i compiti di cui è responsabile e non prima. Il controllore fa il possibile perché tutti sappiano cosa ha fatto, come l'ha fatto e quanto ne ha fatto. Così tutti vedranno quanto egli sia responsabile e come ci si possa fidare di lui. Non si accorge però come lui stesso abbia difficoltà di avere fiducia negli altri. Per le persone che indossano la maschera del controllore è importante mostrare la propria forza e soprattutto il proprio coraggio. Sono molto esigenti con loro stessi, allo scopo di dimostrare agli altri quello di cui sono capaci. Vivono qualsiasi atto di viltà, di mancanza di coraggio come un tradimento. Se la prenderebbero molto con se stesse se abbandonassero un progetto e non avessero il coraggio di portarlo in fondo. Hanno molta difficoltà ad accettare la viltà negli altri. Per il controllore è difficile confidarsi con qualcuno, in quanto teme che le sue confidenze un giorno possano venire usate contro di lui. Gli piace dire sempre la sua rispetto a quanto gli altri dicono o fanno. Crede di doverli aiutare a organizzarsi la vita. Non si rende conto di agire in questo modo per mantenere il controllo. Fintanto che una persona non crede veramente nella propria forza, farà di tutto per dimostrarlo agli altri. L'ego del controllore prende facilmente il sopravvento quando qualcuno lo rimprovera per qualcosa che ha fatto, in quanto non gli va di essere sorvegliato, soprattutto da un altro controllore. Ammette abbastanza difficilmente le sue paure e non vuole parlare delle sue debolezze. Il controllore non ci pensa 2 volte a trattare gli altri da ipocriti, a causa della sua grande diffidenza. In una coppia creata da un controllore e da un dipendente, il primo dei due è molto spesso dipendente dalla debolezza o dalla dipendenza dell'altro. Si crede forte perché tiene l'altro sotto controllo, ma in realtà si tratta solamente di un'ulteriore forma di dipendenza. Quando sono 2 controllori a vivere insieme, si tratterà invece di un rapporto di potere. Il controllore si crede quindi obbligato a mantenere le promesse
e se si assume troppi impegni si sentirà in prigione. Molti di quelli che soffrono di tradimento hanno sofferto perché il genitore del sesso opposto non ha mantenuto la parola in base alle aspettative del genitore ideale che il bambino si era creato. Il controllore usa spesso la seduzione per manipolare gli altri e in generale la cosa gli riesce molto bene. Il controllore è uno specialista nello scovare dei mezzi di seduzione. Ad esempio, sarà il genero preferito della suocera, che avrà sedotto con le sue belle parole. Starà invece in guardia in presenza di un altro seduttore. Se un altro tenta di sedurlo, se ne accorge immediatamente e non casca nella trappola. Sedurre non significa necessariamente la seduzione sul piano sessuale. Il controllore può servirsi della seduzione in tutti i campi della vita. La massima paura del controllore è la dissociazione, sotto qualsiasi forma. È il tipo di persona che vive con maggiori difficoltà una separazione all'interno della coppia, che è una forma di dissociazione. Per il controllore si tratta di una seria sconfitta. Se la separazione proviene da lui, teme di tradire l'altro e di essere accusato di tradimento. Se invece proviene dall'altro, sarà lui a accusarlo di tradimento. Inoltre, una separazione gli ricorda di non aver mantenuto il controllo sulla relazione. Sembra però che siano proprio i controllori a essere maggiormente esposti alla separazione e alla rottura di un rapporto. Se hanno paura di impegnarsi è anche perché hanno paura della separazione, il che li induce ad attrarsi in relazioni amorose in cui il partner non è libero per impegnarsi. In coppia il controllore è bianco o nero, o si sente in empatia col partner come se facesse parte di lui, oppure si sente dissociato, soprattutto quando non ottiene dal partner il riconoscimento che vorrebbe. È facile immaginare come già da bambino il piccolo, sentendosi abbandonato o non ricevendo abbastanza attenzione, decide con tutti i mezzi possibili di sedurre il genitore del sesso opposto per attrarre la sua attenzione e soprattutto per sentirsene sostenuto. Il bambino si convince di essere così buono e adorabile che il genitore deve per forza occuparsi di lui in modo speciale. Più cerca di tenere sotto controllo il genitore con questo atteggiamento, maggiori sono le sue aspettative. Quando esse non si concretizzano, ecco che avviene il tradimento. Diventa allora sempre più controllore, indossa una corazza di forza, credendo che in questo modo non soffrirà per il tradimento o per un possibile abbandono. Se ti riconosci nella descrizione della maschera del controllore, ma non in quella del dipendente, ti suggerisco comunque di non eliminare questa eventualità. Resta aperto all'idea che comunque possa esserci anche una ferita di abbandono. La ferita dominante nel corpo è quella della maschera che più spesso usiamo nella vita quotidiana. In percentuale una persona può soffrire per l'abbandono senza necessariamente soffrire del tradimento, mentre quella che soffre di tradimento soffre per forza anche di abbandono. Un'altra paura del controllore è il rinnegamento. Per lui venire rinnegato significa essere tradito. Non si rende conto però di quanto sia lui stesso a rinnegare gli altri, per esempio eliminandoli dalla propria vita. Rifiuterà di offrire per esempio una seconda occasione a una persona nella quale ha perso la fiducia. Molto spesso non vorrà neppure rivolgergli la parola. Dal momento che il controllore è un seduttore, spiega perché al controllore piace tanto innamorarsi, gradendo soprattutto la parte passionale della relazione. Dal momento che il controllore è un seduttore, spiega perché al controllore piace tanto innamorarsi, gradendo soprattutto della parte passionale della relazione. Quando la passione comincia a spegnersi da parte sua, trova un sistema perché l'altra persona si ritragga, in modo da non essere accusato di tradimento. La donna controllore ha spesso l'impressione di essere ingannata dall'uomo, sicché sta sempre in guardia. Le piace fare l'amore soprattutto quando l'idea viene da lei, quando è lei a decidere di lasciarsi sedurre o quando ha voglia di sedurre il suo partner. Anche all'uomo controllore piace che l'iniziativa venga da lui. Quando un controllore, uomo e donna che sia, vuole fare l'amore e il partner lo rifiuta, si sente tradito. Tutti i problemi sessuali, come abbiamo detto anche precedentemente, provengono dal complesso di Edipo irrisolto.
Il genitore di sesso opposto è stato così idealizzato che nessun partner riuscirà mai a rispondere alle aspettative del controllore. Vi è dunque spesso un blocco sul piano sessuale, perché il controllore ha una buona energia sessuale, ma con le paure che ha alimentato nel corso degli anni può bloccarne una buona parte. Si può constatare che l'energia è bloccata fisicamente quando la regione pelvica è rigonfia. Il controllore può spingerci fino a rinnegare la sua vita sessuale completamente, escogitando una buona scusa per giustificare questa sua decisione. Per quel che concerne l'alimentazione, è incline a mangiare in fretta perché non ha tempo da perdere. Quando è particolarmente assorto in un compito importante, può anche dimenticare di mangiare. Dice addirittura che mangiare non è importante per lui. Quando invece decide di mangiare, mangerà molto e si godrà il cibo. Tra le malattie facilmente osservabili nel controllore vi sono l'agorafobia, dovuta al suo aspetto empatico, proprio come per il dipendente. L'agorafobia vissuta dal controllore però è maggiormente segnata dalla paura della follia. Problemi collegati all'articolazione del corpo e soprattutto delle ginocchia sono dovute al senso di controllo costante. È esposto a malattie che riguardano la perdita di controllo di certe parti del corpo, come emorragia, impotenza sessuale, diarrea, eccetera. Se si vede costretto in una situazione di totale impotenza, può essere colpito da paralisi. Frequentemente ha problemi che riguardano l'apparato digerente, come il fegato e lo stomaco. È anche soggetto a malattie che finiscono col suffisso ite, che riguardano forme di infiammazione, in risposta all'impazienza, allo stato collerico e alla frustrazione. È importante rendersi conto che il tuo genitore di sesso opposto, con il quale vivi questa ferita, ha vissuto la stessa ferita con il genitore di sesso opposto. Far parlare i genitori di ciò che hanno vissuto con i loro genitori quando erano bambini spesso è un'esperienza arricchente sia per te che per lui. Lo scopo di questo video era di farti prendere coscienza della ferita di tradimento. Se ti riconosci nella relativa descrizione, troverai nel percorso Holistic Seed delle pratiche per guarire questo tipo di ferita e tornare a essere te stesso senza più credere che la vita sia colma di tradimenti. Usa piuttosto ciò che apprendi in questo video per sviluppare una maggiore comprensione nei confronti tuoi e per comprendere meglio il comportamento altrui. Puoi decidere inoltre di mandare questo video ad una persona a te vicina e spiegarne il contenuto con le tue parole. Vi ringrazio per la vostra presenza ed ascolto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere like e lasciare un commento. Inoltre potete trovarci sul canale Instagram e Facebook, sempre di Humanitry, e sul nostro sito www.humanitry.net. Grazie e alla prossima!